Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente ci siamo anche questa volta, ce l'avete richiesta in tantissimi e ci è arrivata finalmente. Eccola qui, la bellissima El Toro 2.0 Black Edition. Innanzitutto vi devo chiedere scusa perché mi devo correggere, avevo detto precedentemente che la più bella di casa Tactical Paddle è la Array. Mi scuso, ma dal punto di vista estetico, come potete vedere, è una delle racchette più belle che abbia mai avuto in mano, sinceramente. E questo lucido nero del marchio Tactical che si scontra con tutta questa rete di carbonio intrecciato sul piatto, e questi inserti dorati veramente la rendono una racchetta quasi da appendere in camera più che giocarci. Ma non è questo il nostro caso, perché noi le dobbiamo provare e vedere soprattutto come si comportano in campo. Quindi due brevi dettagli che poi vi darà sicuramente meglio il nostro amico Davide, perché come ormai sapete, ci conoscete, io mi occupo più della prova in campo e Davide dei materiali. El Toro 2.0, forma a goccia. È la sorella cattiva della El Toro 1.0, ragazzi, inutile ci giriamo troppo intorno. Bilanciamento medesimo, 26, 26,5 e questo massiccio, direi, introduzione del Kevlar. 100% Kevlar e 100% carbonio. Ci dicono dal CEO questa cosa interessante che non ho mai sentito, ma ci assicurano che è così. Sui piatti abbiamo carbonio 6K intrecciato a mano. Adesso qualcuno lo farà, qualcuno lo saprà fare, però questa è la specifica che ci danno. Un'EVA più dura, abbiamo qui una EVA medium, quindi sicuramente mi aspetto un tocco più secco e una palla che entra un po' meno nei piatti rispetto alla El Toro 1.0. Per il resto rimane tutto uguale, ragazzi. Come vi torno a ripetere, è sicuramente la sorella più cattiva della 1.0 e niente, non ci resta che andare in campo e vedere come si comporta. Eccoci qua, pronti per la prima prova da fondo campo della El Toro 2.0, ragazzi. Andiamo. Allora, abbiamo sicuramente, come detto già nell'introduzione, il tatto della pallina è molto più secco, ragazzi. La pallina entra molto meno nel piatto, anzi quasi per niente. Il piatto risponde subito perché la pallina non entra così tanto dentro la pala, quindi abbiamo più precisione sicuramente e dobbiamo mettere sempre un po' più di braccio, ragazzi. Il braccio con questa pala va sempre un po' più sollecitato. Sollecitato non fraintendete che non vi crea assolutamente dolori o affaticamento, perché anche avendo un bilanciamento, ricordiamo, a 26, 26,5, è estremamente maneggevole. Il peso poi di questa che abbiamo noi è sui 360 grammi, quindi è veramente, veramente estremamente maneggevole. Il punto dolce, come nella sorella meno cattiva, diciamo, è anche qui molto accomodante, cioè permette di prenderla veramente in qualsiasi punto e riusciamo comunque a controllarla. Veramente bella anche questa, ragazzi. È una pala diversa, torno a dire che rispetto alla El Toro 1.0 hanno sicuramente dato più peso nei materiali più duri per avere un impatto, ripeto, più secco. È meno elastico il piatto, ragazzi. Abbiamo molta più sensibilità, secondo me. Vediamo con qualche pallonetto anche come si comporta. Beh, no, la pallina sale, quasi canestro, eh? La pallina sale molto bene. Dobbiamo accompagnare con il braccio, ragazzi, come torno a ripetervi. Però la pallina sale. Vediamo anche qualche cichitina
po' più lunga che la vado a raccogliere sotto, se ce la facciamo, eccola qui. Beh, sicuramente nelle cichite può aiutarci molto di più perché è estremamente sensibile, sentiamo veramente il tocco della pallina, possiamo veramente gestirlo noi a nostro piacimento, mettendo più o meno braccio nel colpo. Escono molto bene le cichitine, Bella questa. Vediamo qualche uscita forte da parete. La pallina diciamo che può andare un po' più eccola, questa è bella ragazzi. La pallina esce molto bene ragazzi. Facciamo l'ultima, che poi andiamo un po' più alta se ce la facciamo. Molto bene, nelle uscite di parete forte che abbiamo visto e non visto, diciamo, ma se vogliamo spingerla anche da fondo ci regala grosse emozioni. Andiamo a rete e vediamo anche con qualche volée come si comporta. Eccoci qua, vediamo a rete come si comporta la più cattiva delle due, il toro. Andiamo! Allora, estrema maneggevolezza ragazzi, veramente impressionante la maneggevolezza che potete avere con i colpi a rete e poi vedremo anche sopra la testa, perché logicamente prima di questo video una partita e un allenamento ce l'ho fatto e quindi questa non vale, e quindi già ho avuto il piacere di provarla. Il punto dolce, come torno a ripetervi, è molto generoso, consente anche, nel caso in cui non dovessimo prenderla proprio perfettamente centrata, perdona. E poi c'è questo tocco ragazzi, il tocco veramente secco, ma consente di darci una precisione nei colpi veramente interessante. È buono anche il grip, possiamo dare dei grossi effetti, sempre dato, bella questa, sempre dato da la marca tattica in rilievo sui piatti. Si comporta molto bene ragazzi, a rete. Non so se sentite anche voi dal video il tocco rispetto alla 1.0 come è molto più secco. La pallina, vi torno a dire, non entra nel piatto. Molto bella. Il bilanciamento anche, nonostante sia un 26,5, 26, non ci affatica per niente il braccio. Ci consente comunque di conservare la maneggevolezza e l'agilità della pala. Mi piace molto, le volée a rete vengono veramente bene. Anche da sopra la testa, con queste due prime palle, la palla esce molto bene ragazzi. Facciamo l'ultima e poi proviamo a vedere qualche bandega da dietro. Molto bella, molto bella ragazzi. Bene, proviamo a vedere qualche vibora, qualche colpo un po' più forte da fondo e con l'inquadratura da dietro. Eccoci qua ragazzi, così almeno con l'inquadratura da dietro vedrete anche se riesco a metterne qualcuna in campo, mi auguro di sì, e andiamo a vedere qualche vibora, qualche colpo un po' più cattivo, visto che abbiamo in mano un arnese veramente potente. Andiamo! Bene, la prima è andata, esce sicuramente bene ragazzi. Questa no, non era proprio perfetta.
veramente, veramente, se qualcuno piace la potenza e il tocco, diciamo, abbastanza secco, ha trovato la racchetta che fa per lui, ragazzi. Molto, molto bella, ragazzi. Possiamo veramente decidere noi dove direzionare la palla e la palla risponde. La precisione nei colpi è veramente... c'è, ragazzi, la precisione nei colpi è veramente assecondata da questa pala. Andiamo a vedere qualche rullo. Quasi. Eccolo lì. Non ne sbaglio uno, non ne sbaglio uno. Questo lì. Ragazzi, riusciamo veramente a farci quello che vogliamo da sopra. Molto, molto, molto agile, maneggevole e ci consente di dare una grossa precisione ai nostri colpi. Se vi piace una pala con un tatto più secco e non sentire la palla che entra nei nostri piatti e quindi piatti meno elastici ma più rigidi, eccola qui, è il Toro 2.0. Andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui, conclusioni finali come di consueto nei nostri video. Spero di avervi fatto vedere qualcosa e di avervi passato qualcosa da fondo, da rete o con i colpi sopra la testa. Se ne sono sentite tante, ragazzi, su tutti i vari forum e nei vari altri canali che fanno recensioni. Molti me l'hanno molto bistrattata, devo dire. Come tutte le pale, quando si crea una seconda revisione, diciamo, un 2.0 di qualsiasi cosa, viene in mente anche Febbre da Cavallo che hanno fatto un remake, ma insomma è un altro discorso, il primo sicuramente era meglio. Anche con questa ero molto curioso di provarla. Sono già 3-4 uscite che ci faccio, ho fatto qualche allenamento e qualche partita prima. Appena presa in mano, ve lo dico anch'io, mi ha un po', come dirvi, preoccupato, però non era una preoccupazione dovuta alla racchetta in sé per sé, è una preoccupazione dovuta a quello che a me mi sento più vicino come pala. Io prediligo dei piatti più elastici, se anche voi come me prediligete dei piatti più elastici non vi dico di andare su una pala del genere. Come torno a ripetervi, i piatti sono molto più rigidi della sorella 1.0, qui hanno voluto fare totalmente un'altra pala pur mantenendo la forma della 1.0, stesso bilanciamento, stessa forma della pala. I materiali vanno a cambiare decisamente la racchetta. Se uno si aspetta di trovare una 1.0, assolutamente no. Abbiamo, ripeto, un tocco più secco e meno elasticità dei piatti, dobbiamo usare più braccio. Il Toro 1.0, causa appunto dei piatti elastici, bastava solo accompagnare leggermente la pallina. Qui il braccio va tenuto più in considerazione, dobbiamo molto più usarlo rispetto alla 1.0. Ma non mi sento di dire che hanno sbagliato o hanno toppato nel loro progetto, è una racchetta diversa. A chi la consiglio? La consiglio sicuramente a un giocatore che ha già un livello e un bagaglio tecnico importante, sicuramente più a un sinistro che a un destro. Chi cerca la potenza e a chi piace molto il gioco a rete e da sopra la testa, mi sento di consigliargli molto più questa che il Toro 1.0, a patto che, come torno a ripetervi, preferite un tocco più secco e non più morbido come la 1.0. Quello sta a voi, ragazzi, ognuno ha le sue peculiarità e le sue sensazioni quando gioca e quando ha una pala in mano. Ripeto, c'erano tanti dubbi, io sono contento di averla provata, ringrazio Tactical per averci dato la possibilità di averla in tempi brevi, perché
come tutti vedete è scaturito il boom e non si trovano, e mi ha veramente sorpreso e ha risposto a quelli che erano i miei dubbi. È totalmente diversa dalla 1.0, questo ve lo posso tranquillamente dire. Poi, ripeto, nei colpi sopra la testa mi ha impressionato molto anche a me in positivo, perché la sento più maneggevole. Non so dirvi il perché, ma questa è la mia sensazione. O forse perché ho meno vestiti, perché anche a Padova è arrivata la primavera e quindi ero più agile, ma non credo sia solo per quello. È una racchetta estremamente maneggevole e per i giocatori potenti e aggressivi mi sento veramente di consigliarla. Detto questo, siamo quasi arrivati alla fine di questa carrel di pale, ci mancherà la ultima che è la Katana Black, e prossimamente sul nostro canale Tactical Addicted troverete anche la Katana Black. Nel frattempo andatevi a rivedere gli altri, se vi è piaciuto questo solita polliciata e vi ricordo sempre l'iscrizione al nostro canale. Buon padel a tutti ragazzi, alla prossima!